Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questo è il primo video che guardate qui sul mio canale. Oggi vorrei fare un altro episodio della serie Che cosa si dice in questa situazione? Ve la ricordate? Siccome ho ricevuto un'altra domanda del genere, questa qui, ho pensato di fare un altro episodio di questa serie. La domanda in questione è la seguente. Quando si usa auguri, è sinonimo di congratulazioni? Grazie. Grazie a te per la domanda. Rispondere a questa domanda richiede un po' di tempo e quindi nel video di oggi risponderò esclusivamente a questa domanda perché ci sono varie cose da dire. Non è proprio una risposta scontata da dare. Allora, la risposta semplice a questa domanda è auguri si usa in tantissime occasioni. È la parola di buon auspicio che usiamo di più in italiano. La parola congratulazioni si usa un po' di meno e non è un sinonimo di auguri, perché non possiamo intercambiare queste due parole sempre e comunque. Dobbiamo vedere situazione per situazione. Ho appuntato delle situazioni molto frequenti che più o meno tutti viviamo, da analizzare insieme e le situazioni sono queste. Compleanno, anniversario di fidanzamento o di matrimonio, fidanzamento, matrimonio, gravidanza, nascita di un figlio, laurea, successo professionale o una promozione sul lavoro, Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua e tutte le feste comandate, come diciamo. Cominciamo dalla situazione compleanno. Il compleanno è una festa che tutti viviamo una volta l'anno e in cui la persona a cui si fanno gli auguri è un po' protagonista, no? Nel caso di un compleanno diciamo tanti auguri, tantissimi auguri, oppure buon compleanno. A me a volte piace unire auguri e buon compleanno e dire tanti auguri di buon compleanno. Quindi per quanto riguarda questa situazione possiamo usare solamente auguri. Nel caso del compleanno non diciamo congratulazioni perché è un po' strano dire congratulazioni. La persona non ha fatto niente in realtà, no? Per guadagnarsi le congratulazioni di qualcuno. È il compleanno, quindi diciamo tanti auguri oppure buon compleanno. Passiamo alla situazione successiva, che è quella dell'anniversario, sia di matrimonio sia di fidanzamento, per esempio. Anche in questo caso diciamo tanti auguri, auguri, oppure buon anniversario. Buon anniversario. In questo caso potremmo dire congratulazioni forse, perché comunque c'è stata una certa perseveranza da parte delle due persone se arrivano a festeggiare un anniversario di fidanzamento o di matrimonio. Quindi in questo caso congratulazioni potrebbe funzionare. Diciamo che non sarebbe così strano usare questa parola nel contesto di un anniversario di matrimonio o di fidanzamento. Passiamo ora alla situazione successiva, che è quella di un fidanzamento o di un matrimonio. Per esempio, un vostro amico o una vostra amica vi dice che si è fidanzato, si è fidanzata, oppure che si sposerà, per esempio. In questo caso possiamo dire auguri, in realtà auguri è abbastanza flessibile come parola, come espressione, e possiamo dire anche congratulazioni in questo caso per il fidanzamento, per il matrimonio. Passiamo alla situazione successiva. Una vostra amica o una vostra parente vi dice che è incinta. Allora, che cosa le diciamo? In questo caso possiamo dirle auguri, ovviamente tantissimi auguri, e possiamo anche dire congratulazioni in questo caso. A me piace anche l'espressione tanti auguri per il lieto evento, sia per quanto riguarda un annuncio di gravidanza, sia per una nascita.
tanti auguri o tantissimi auguri per il lieto evento. Non lo so, è un'espressione che mi piace perché forse richiede un po' più di enunciazione, no? Nel senso è una frase completa, non è solamente una parola come congratulazioni e finisce lì. Non lo so, lo interpreto come un augurio più sentito. E quindi passiamo alla situazione della nascita di un figlio in cui appunto possiamo dire tantissimi auguri oppure congratulazioni. Con questa situazione abbiamo concluso le situazioni più personali che riguardano delle tappe di vita in qualche modo. Fatta eccezione per il compleanno, in cui possiamo augurare solamente tanti auguri oppure buon compleanno, matrimonio, anniversario, gravidanza, nascita, sono in qualche modo delle tappe di vita, no? Che le persone possono fare o anche non fare, non lo so, dipende dalle persone, però in ogni caso sono delle tappe di vita. In una situazione del genere, quindi, possiamo dire auguri oppure congratulazioni. Passiamo ora alle situazioni in cui quel momento è frutto di un lavoro della persona. Per esempio, ottenere un diploma, ottenere una laurea, raggiungere un successo professionale, ottenere una promozione sul lavoro. Sono tutte cose che la persona ottiene grazie al proprio studio e al proprio lavoro. Quindi c'è un impegno da parte della persona sotto forma di studio o di lavoro per raggiungere quell'obiettivo, per raggiungere l'obiettivo del diploma, della laurea, della promozione sul lavoro. Qui aggiungiamo un'altra parolina che è complimenti. Io mi complimento con te per aver raggiunto quel risultato. Quindi se una persona si laurea, possiamo dire tantissimi auguri, possiamo dire congratulazioni, possiamo anche dire complimenti, ti faccio i miei complimenti per l'obiettivo raggiunto. Facciamo un altro esempio. Se una persona ottiene una promozione sul lavoro, io personalmente direi complimenti perché hai lavorato sodo e hai ottenuto la promozione. È tutto merito del tuo lavoro. Complimenti. Non direi auguri, suona un po' strano in questo caso. Per quanto riguarda queste ultime situazioni che vi ho illustrato, rimarrei più su congratulazioni oppure complimenti. Passiamo ora a un'altra categoria di situazioni che è quella delle feste, come per esempio Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua, eccetera. Che cosa diciamo in queste occasioni? In queste occasioni possiamo dire auguri, tanti auguri. A Natale possiamo dire auguri oppure buon Natale. A Capodanno possiamo dire tanti auguri oppure buon anno nuovo, felice anno nuovo. Siccome Natale, Capodanno e Epifania sono tutte molto vicine come feste, possiamo anche dire un cumulativo buone feste per riferirci appunto al Natale, al Capodanno e all'Epifania. Buone feste. Quindi nel caso delle feste possiamo dire auguri oppure buon più il nome della festa. Allora, questo è tutto per il video di oggi. Spero di aver elencato un po' tutte queste situazioni in modo chiaro. Se doveste avere delle domande o dei dubbi, mi raccomando, scrivetemi nei commenti qui sotto. Grazie per aver guardato questo video e noi ci vediamo nel prossimo. A presto! Ciao!